Ciao, il mio nome è Afrodite e sono la dea dell'amore. Ho portato una pergamena magica così da mostrarti al meglio le cose di cui parleremo. In questa sala troviamo alcuni dipinti che provengono da una casa dell'antica città romana di Pompei, vicino Napoli. Pensa, hanno resistito per circa 20 secoli, perdendo solo un po' di brillantezza dei colori originali. Questi dipinti si chiamano affreschi, perché venivano realizzati direttamente sui muri quando la superficie era ancora fresca, ovvero non completamente asciutta. In questo modo i colori venivano assorbiti in profondità e duravano molto di più. Il protagonista di tutte queste storie dipinte è l'amore. Essendo la dea dell'amore, sono molto esperta di amori felici, ma anche di amori tristi. Aspetta, come vengono chiamati oggi? Ah già, toxic. Sì, l'amore può far soffrire. Quando non sei libero di essere te stesso, quando ascolti o dici continuamente bugie, quando provi troppa gelosia o quando semplicemente la passione ti porta a stare con una persona per te sbagliata. Questi affreschi furono probabilmente dipinti per insegnare agli abitanti della casa a stare alla larga dagli amori infelici. Dai, non perdiamo altro tempo. Ci sono tante storie da raccontare. La prima storia è quella di Giasone e Pelia. Giasone è l'uomo dipinto con un sandalo solo, una lunga tunica rosso scuro e un lungo bastone nella mano destra. Giasone era il capitano degli Argonauti, un gruppo di circa 50 eroi. La sala del museo che stiamo visitando è tutta dedicata a lui. L'uomo dalla barba folta e grigia che si trova al centro dell'affresco, in cima alle scale, è Pelia, lo zio cattivo e ambizioso di Giasone. Vicino a Pelia ci sono le sue figlie. Pelia aveva molta paura di Giasone e sai perché? Aspetta, te lo spiego con l'aiuto della pergamena. Pelia si era impossessato del trono della Tessaglia, appartenuto al padre di Giasone. Gli dei gli avevano predetto che l'uomo con un sandalo solo gli avrebbe rubato il trono. Alcuni anni dopo arrivò Giasone, scalzo ad un solo piede perché aveva perso poco prima uno dei suoi sandali attraversando un fiume. Giasone era lì per reclamare il trono di suo padre, ma Pelia, che da anni già temeva il suo arrivo, provò a ingannarlo, promettendogli di restituirgli il trono solo se Giasone gli avesse portato il preziosissimo vello d'oro, il pelo sacro di un ariete con le ali. Così Giasone accettò la sfida e partì con i 50 argonauti per recuperarlo. Scusami, ogni volta che uso la pergamena per gli approfondimenti perdo sempre il filo del discorso. Dove ero rimasta? Ah sì, nella pittura è presente anche un toro. Poverino, è lì per essere sacrificato al dio Poseidone. Ai miei tempi accadeva spesso che gli umani offrissero agli dei la vita di un animale in sacrificio per ottenere il loro favore. L'uomo vicino al toro, vestito con una tunica gialla e grigia, è forse la persona che dovrà uccidere il toro con l'aiuto della donna vicino a Giasone. Dietro ai personaggi che ti ho descritto troviamo alcune colonne che indicano l'ingresso alla città. Caspita, quanti nomi ti ho detto! Proviamo a ricapitolare tutto. L'uomo con la barba dallo sguardo spaventato è Pelia. Le ragazze accanto a Pelia sono le sue figlie. E l'uomo senza sandalo è Giasone. I restanti due personaggi hanno invece il duro compito di uccidere il toro in omaggio al dio del mare Poseidone.